Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Con i tarocchi interattivi di oggi faremo una lettura esclusiva per te, andando a vedere la tua situazione e quello che arriverà da adesso, che stai guardando questo video, per i prossimi 2-3 mesi. Quindi, subito dopo la sigla, con 3 varianti a scelta, lettura tarocchi esclusiva, vediamo cosa arriva. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Prepariamo le nostre 3 varianti per questo interattivo dal titolo Lettura tarocchi esclusiva. Vediamo cosa arriva. Sapete che è un interattivo, quindi come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, lasciatelo andare, passate oltre, perché significa che non è per voi. Vi ricordo anche che questo video, questo interattivo, ha validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione, quindi vale anche se lo vedete tra 1 mese, 2 mesi, anche 1 anno, a prescindere da quando viene pubblicato. Oggettini. Elefantino che simboleggia la forza per la variante numero 1, stellina che sono i sogni per la variante numero 2 e per ultima ma non meno importante la variante numero 3 con l'angioletto che rappresenta i desideri. Focalizzatevi bene su una di queste 3 varianti oppure gli oggettini come preferite voi. E andiamo a farci questa lettura tarocchi esclusiva per vedere cosa arriva. Vi lascio un po' di tempo per pensare. Ok, elefantino, iniziamo con te. Suerte, elefantino, per te. Andiamo a fare questa tarocchi esclusiva per vedere che cosa arriva da adesso che stai guardando questo video per i prossimi 2 o 3 mesi. Vado a darti alcune lettere che dovrebbero ricordarti qualcosa in questo momento. Vediamo per l'elefantino. Vediamo. Lettera A. Lettera S. Lettera P. Lettera E. E queste sono lettere che dovrebbero ricordarti un qualcosa. 4 numerini per te che avranno senso a partire da adesso per le prossime 3-4 settimane. Può essere una data, possono essere numeri fortunati, insomma, vedi tu. Abbiamo numero 14, numero 21, 77 e numero 12. Sono questi. 14, 21, 77 e 12. Possono far riferimento a una data, a un orario, oppure possono anche essere numeri fortunati per te. Chi sei tu, elefantino? Sei di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ma potresti anche essere di un segno d'aria,
Gemelli, Bilancia e Acquario, o avere un ascendente in uno di questi segni. Elefantino, sei una persona molto concreta, un qualcuno che quando decide di fare una determinata cosa, normalmente riesce ad ottenere questi frutti dei propri sforzi, quindi ti vedo determinato, elefantino, e molto concreto, e una persona con una grande capacità di amare. Sei qualcuno che ama molto chiacchierare anche, ti vedo un po' chiacchierone, piace stare in compagnia, piace condividere con le persone momenti belli. Potrebbe esserci in questo momento nella tua vita diciamo, una situazione che ti porta un pizzico di nervosismo, anche disagio se vogliamo, nonché magari una sofferenza al cuore, lo vedo da questo 3 di spade. Continuo a parlare di te per poi andare a vedere quello che arriva. Penso che tu sia sicuramente, come ti dicevo prima, una persona con un bel carattere determinato. Non a caso qui abbiamo questo imperatore, ci parla di una persona determinata con un bel caratterino tosto, e circa quella preoccupazione che ti dicevo prima, è possibile che faccia riferimento a diciamo un qualcosa che tu devi intraprendere o devi fare, ma che tuttavia è come se circa questa cosa, per via dell'indecisione, vedi questa carta me lo indica, è possibile che tu possa sentirti un pizzico nervosa o nervoso in questo momento, elefantino. Vedo che hai fatto un viaggio o un cambio di casa, o devi farlo, dovrai farlo con questo carro. Stiamo parlando anche magari di uno spostamento inaspettato. Presumo che tu possa già averlo fatto, però qualora non fosse, è possibile che tu debba fare, ecco, uno spostamento, un cambio di casa, insomma, un movimento. Un nuovo inizio qua con questo matto, con un pizzico di incertezza, ma ce l'abbiamo, un nuovo inizio per sicuramente un qualcosa che ti sta particolarmente a cuore, perché lo vedo di qua. Se stiamo parlando di sentimenti, potrebbe esserci nella tua vita un segno d'acqua, un cancro, scorpione e pesci, o un qualcuno che fa, diciamo, un uomo o anche una donna, ecco, che insomma ti vuole bene, che ha un buon sentimento per te, probabilmente, come ti ho detto, un segno d'acqua. È un generale che vale per tante persone, quindi può essere per qualcuno sì e per altri no. Queste le giriamo dopo per dirti quello che arriva. Molto altruista, il nostro elefantino. Sei una persona altruista, sei un qualcuno che si preoccupa delle persone, prende sul serio le situazioni. Può essere che tu abbia un lavoro appunto a contatto con le persone, un lavoro che ti porta ad aiutare gli altri, nonché puoi essere tu che lo fai di tua spontanea volontà, partecipando magari a delle come ti posso dire, puoi fare volontariato, non mi veniva il termine, puoi fare volontariato, puoi occuparti in questo momento di un qualcuno in particolare che potrebbe, ecco, avere
bisogno di te. Questa carta me lo indica. Quindi siamo molto altruisti, elefantino, e ti vedo innamorato o innamorata con questa carta che me lo indica. Questo eri tu, elefantino. Adesso vado a dirti, da adesso ai prossimi 3 mesi, che cosa arriva per te. Vediamo. Allora, da adesso ai prossimi 3 mesi può essere che questo sia un po' già in atto, io ci vedo un bel cambio di energia. Questo 10 di spade mi indica un cambio di ciclo, la fine di un qualcosa per una ripresa in una modalità differente che poi andiamo ad approfondire con le carte successive. È possibile che possa fare riferimento ad uno spostamento che tu andrai a fare, perché lo vedo di qua, me lo riconferma, c'era già uscito il carro prima. Nonché con questa carta della stella, proprio questo spostamento che ti ho detto, questo cambio può essere uno fra diciamo i tanti desideri che tu potresti avere in questo momento e che andrai a concretizzare. Sappi, elefantino, che l'opportunità c'è, perché lo vedo di qua. Devi intraprendere per andarla a cogliere. E penso che tu sappia di quale opportunità ti sto parlando, un qualcosa che sai, ecco, di avere la possibilità e devi andarla a cogliere, non essere pigro. Cerca di insomma approfittare di questa occasione che arriva. È possibile che stiamo parlando di un qualcosa che fa riferimento al lavoro, te lo vado a chiarire dopo. E vedendo questa carta mi viene da dirti che se l'opportunità non bussa, costruisci tu una porta. Di fatto però mi pare che qui l'opportunità abbia tutte le intenzioni di bussare. E adesso ti dico che cos'è. Allora, sappi, elefantino, che qui per te mi è uscita l'imperatrice. E come ti parlavo di opportunità, che bisogna andare a cogliere, opportunità che si creeranno da adesso ai prossimi 3 mesi, e l'imperatrice è una persona contenta, realizzata, una persona che sia lavorativamente, economicamente, è un qualcuno che presumibilmente con un atteggiamento sicuramente positivo sa diciamo approfittare delle situazioni, nonché una persona realizzata. Quindi è per quello che ti dicevo, non essere pigro, elefantino, cogli le occasioni, perché la carta dell'imperatrice ti dice che ti sentirai realizzato, contento. Sarà una delle cose che andranno a succedere da adesso ai prossimi 3 mesi. Parliamo di sentimenti, perché con l'imperatrice potrebbe anche essere un discorso lavorativo, quindi opportunità che si creano. Sentimenti, devo dirti che qui abbiamo questo 2 di coppe con l'imperatore. Io, come già ti ho detto prima, ti vedo innamorata di un qualcuno, innamorata e ricambiata, perché un 2 di coppe mi parla di questo, nonché anche di un possibile probabile incontro con una persona, un imperatore, un qualcuno che
un po' come te che mi uscivi anche con l'energia dell'imperatore, quindi 2 bei caratterini tosti, però qui i sentimenti sono sicuramente ricambiati, e se questa persona non la conosci ancora, io la vedo entrare nella tua vita da adesso ai prossimi 2 o 3 mesi. Non a caso la ruota della fortuna gira circa un discorso sentimentale, abbiamo questa carta che mi indica proprio questo. Qualche preoccupazione, nel senso che probabilmente circa i sentimenti è possibile che tu sia un pizzico in ansia, della serie non ci dormiamo la notte, o la passiamo sognando, questo imperatore che abbiamo visto qua, o comunque un pizzico di ansia, di insonnia, e con questo 9 di spade, preoccupazione, magari pensi: mi ama, non mi ama, ma guarda, qui abbiamo un 2 di coppe e a mio avviso i sentimenti sono ricambiati. Potrebbe essere che sotto alcuni aspetti di cose che andrai a fare, piuttosto che situazioni che ti si presenteranno, tu possa sentirti un pizzico sola. Qui abbiamo questa carta dell'eremita, o avere il desiderio di fare le cose da solo o da sola. Quindi insomma, con questa carta dell'eremita mi indica oltretutto che è possibile che tu debba riflettere, ecco, bene, circa una situazione che andrà a presentarsi, che adesso ti dirò qual è, perché è come se, nonostante, ecco, ciò che noi abbiamo visto, vedi, ti parlavo di questo eremita e devo dirti che ci sarà una decisione importante che tu andrai a prendere da adesso ai prossimi mesi, con questo 2 di spade. Può far riferimento, vediamo, a una comunicazione che andrai a ricevere, e credo che possa arrivarti una comunicazione da un segno d'acqua, un Cancro, Scorpione, Pesci, ma essendo un interattivo generale non necessariamente, però una comunicazione, cioè vedo da un uomo che ti porterà a prendere una decisione in merito. Sicuramente la comunicazione, trattandosi di un Re di Coppe che ci parla di un animo sentimentale e positiva, diciamo che il riscontro di questo messaggio, questa chiamata, questa comunicazione che tu riceverai da parte di un Re di Coppe è sicuramente positivo, ci parla anche di sentimenti, però ti porterà a prendere una decisione importante, e questo sarà una tra le altre cose che ti ho detto che andranno a succedere da qui ai prossimi 2-3 mesi. C'è una donna bruna nella tua vita, può essere un'amica, può essere insomma qualcuno che fa parte appunto delle tue conoscenze, o che farà parte delle tue conoscenze, che potrebbe dimostrarsi un po' invidiosa di determinate cose che hai tu o che fai tu. Quindi questa amica bruna, insomma, teniamola alla larga, elefantino. E anzi, ti aggiungo ancora questo, che probabilmente tu intuisci determinate cose,
di questa signora, questa donna bruna che ti dicevo, e questo è per dirti che devi credere alle tue sensazioni o queste sensazioni che ti arriveranno circa questa donna bruna nei prossimi 3 mesi. Ok, elefantino? Vado ad aggiungere una carta degli arcani maggiori per te, quindi comunicazioni, una decisione che prenderai. Le comunicazioni sono positive, quindi decisione necessaria, e l'imperatrice non mi lascia dubbi che vada a realizzarsi per te, ecco, un qualcosa di piacevole. E torno a ripeterti che ti vedo innamorata. Qui abbiamo la coppia, re di coppe, regina di coppe, da adesso ai prossimi 3 mesi. E penso possa già essere presente nella tua vita questa persona, e che non sia una novità. Arcani maggiori per l'elefantino. Vediamo. Beh, abbiamo questo imperatore. Nella tua stesa ci sono usciti 3 imperatori, poi tu come imperatrice, quindi posso dirti che una gran bella certezza si manifesterà prossimamente, che sia che faccia riferimento a un uomo che ti dà delle certezze, ma anche circa altre situazioni, altre dinamiche presenti nella tua vita. Con questo imperatore finale andiamo a mettere un po' la ciliegina sulla torta, nel senso, dopo che ci sono usciti tutti i vari imperatori qui, e non a caso c'è di nuovo uscito anche qua. Quindi mi viene da dirti che elefantino, la vita è come un viaggio e le fermate migliori sono con le persone speciali. Penso che tu mi abbia capita. Adelante, elefantino. Faccio un po' di ordine e passiamo alla stellina. Stellina, suerte per te. Andiamo a vedere che cosa arriva per te nei prossimi 2 o 3 mesi. Prima però voglio darti 4 lettere che dovrebbero ricordarti qualcosa in questo momento che stiamo facendo questa stesa. Per la stellina. La lettera C. Ho tante lettere C. Magari tu puoi chiamarti Chiara, oppure esserci un qualcuno presente nella tua vita che inizia con la lettera C. La lettera E. Lettera D. E lettera N. N di Nadia. Ecco. E queste sono 4 numerini per te che avranno un senso a partire da adesso
per le prossime 3 settimane. Può essere una data, possono essere anche numeri fortunati, Vedi tu. Numero 29, 77, 85 e 28. Sono questi, spero che si vedano. 29, 77, 85 e 28 per te. E adesso andiamo a vedere chi sei tu, stellina, e poi vediamo cosa arriva. Stellina, sei di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, ma potresti anche essere di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, o avere un ascendente in uno di questi segni. La nostra stellina è sicuramente un amante della musica o ha a che fare con il mondo musicale, oppure passare tanto tempo o quando possibile durante la giornata ascoltando musica. Lo vedo di qua. C'è una canzone probabilmente che ti ricorda un qualcuno, c'è insomma magari la musica romantica, anche se ti vedo bella dinamica. Ti piace stare sempre in movimento, ti piace viaggiare, ti piace muoverti, sei un qualcuno, una persona che ha anche dei gran bei valori, credi nella famiglia, sei una persona, a mio avviso, leale, concreta, un qualcuno che in questo momento ha un sogno, un desiderio che un qualcosa possa rinascere, perché questa carta mi indica questo. Andiamo avanti. Di recente penso tu possa aver ricevuto una comunicazione importante e che può averti fatto anche molto piacere. Per importante intendo che ti è arrivata o questo messaggio ha decisamente cambiato un qualcosa circa la tua vita. Quindi è stato abbastanza fondamentale, ecco, questa carta mi dice questo, un messaggio, una comunicazione fondamentale per te, che presumo ti sia arrivata di recente, e vedo che sei una persona che si impegna molto nelle cose e proprio in questo momento ti stai impegnando in qualcosa di bello e di positivo per te. Può essere un lavoro, una passione, un hobby, c'è un qualcosa che coltivi qui a livello proprio di fare. Puoi essere un amante del disegno, della pittura, della creatività, ti vedo creativa, stellina, nonché una scrittrice o uno scrittore. Questi sono alcuni particolari che possono far riferimento a te e questa comunicazione è importante. Altra cosa che ti voglio dire, guarda, non a caso, c'è un qualcosa che sta iniziando proprio in questo momento per te, o può essere che sia già iniziato nei mesi scorsi e adesso si sta sviluppando, Ti vedi? Stiamo a guardare un qualcosa che
che ci piace e che insomma ci porterà o ci sta portando sicuramente qualcosa di bello. Stellina, queste le giriamo dopo, che ci servono per vedere che cosa arriva. Qui abbiamo questa carta del mago, non mi stupisce perché per te, perché ci indica comunque che potresti avere, ecco, una passione anche in ambito esoterico, proprio come questa carta ci aveva indicato, dove allora tu hai diciamo una capacità, sei una creativa, ma allo stesso tempo dotata di un'intuizione particolare, una bella intuizione, nonché potresti essere a tua volta un'appassionata di tarocchi o leggere anche i tarocchi, ma dai seguito alla tua intuizione, perché con questa carta del mago dovresti essere molto avvantaggiata o avvantaggiato circa il discorso intuitivo. Ecco, Stellina, potresti avere dei figli o desiderare di averne, perché questa carta mi indica quello, nonché essere una donna molto molto passionale, perché per me una regina di bastoni è una persona passionale, una persona diciamo che ha comunque anche un'intraprendenza, la capacità insomma di raggiungere i propri obiettivi con una certa calma però. La regina di bastoni è così e penso che possa risuonare con te, Stellina. Qui c'è con questa carta del mondo probabilmente una meta lontana che vorresti raggiungere, nonché ci parlano anche di comunicazioni, quelle che ti dicevo prima probabilmente, che hanno portato nella tua vita una certezza. Se questo non è ancora successo, penso succederà nel breve, però abbiamo per la stellina una meta in questo momento lontana. E probabilmente quando ascoltiamo musica pensiamo proprio a quella meta. Poi passiamo a quello che arriva adesso, per te, da adesso ai prossimi 2 o 3 mesi. Vediamo un po' qua. Allora, la prima cosa che mi viene da dirti è che è possibile che tu vada a risolvere una questione burocratica, una questione giudiziaria, può essere oppure un qualcosa che con questa carta del giudizio ti porterà a concludere, risolvere qualcosa di burocratico, giudiziario, qualora non facesse riferimento a te, perché questo è un interattivo generale che vale per tante persone. Qui sta a significare che si risolve una situazione che in questo momento ti sta particolarmente a cuore, o che si arriva a un dunque, perché abbiamo anche questo asso di spade. Quindi una delle cose che arriveranno è questo. Quindi va a risolversi una situazione, si arriva a un dunque, ci si arriva con dei chiarimenti, andando a cercare, ecco, la soluzione
migliore e quella più giusta, con questo asso di spade. Nei prossimi 2 o 3 mesi, Stellina, ti vedo fantasticare. Qui ci sono progetti, che adesso andiamo a vedere che cosa fanno riferimento. Ti vedo con tante possibilità, perché questa è una carta delle possibilità. Di fatto però c'è un po' di indecisione, insomma, troppe cose, fantasie, questa cosa piuttosto che un'altra. Quindi adesso andiamo a vedere perché si presenta, diciamo, questo 7 di coppe con tutte queste opzioni, chiamiamole così. Vediamo. Ma allora, una di queste fantasie, di questi pensieri che ti dicevo, fa sicuramente riferimento a una persona che può essere di un segno di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, ma non necessariamente, perché questo è un interattivo, e che è la tua anima gemella, la tua fiamma gemella qua, con questo 4 di bastoni. Una persona molto complementare a te e dove c'è una bella connessione, un bel feeling. Qui queste opzioni, questi progetti sono, a mio avviso, in collaborazione con questa persona che ti ho detto, una fiamma o un'anima gemella o d'un qualcuno molto molto complementare con te. Potrebbe essere di un segno di fuoco, avere un ascendente nei segni di fuoco. E trasformazione, cambiamento. Andiamo a concludere con questo giudizio quella situazione burocratica che ti dicevo, e questa cosa porterà trasformazione e cambiamento con questa carta. E l'allontanarsi da questa situazione che probabilmente poteva portarti delle preoccupazioni, Stellina. E qui ho un carro. Ci lasciamo alle spalle questa situazione burocratica che ti dicevo, che può essere, ecco, far riferimento magari a più cose, nel senso come potrebbe essere, ecco, qualcosa di legale anche, e ce lo lasciamo alle spalle, lo risolviamo e con questo carro passiamo oltre. Tra l'altro è possibile che se tu hai chiesto una sorta di aiuto a qualcuno, perché questa carta del 6 di denari mi indica quello, tu vada a riceverlo, quindi può essere anche un aiuto economico, può essere un aiuto in generale per te, si va a ricevere un aiuto, può essere sicuramente in termini economici, soldi che arrivano qua, o anche, essendo un interattivo, anche un aiuto da parte di qualcuno, un favore, chiamiamolo anche favore che ci sta tutto, un favore che si riceve qua per la stellina da parte di un qualcuno. Concludo dicendoti con questo asso di denari che questa persona che c'è nella tua vita o che ci sarà, con la quale state facendo dei progetti, con questo asso di denari va a concretizzarsi per te un progetto molto importante e può far riferimento appunto
a questa persona della quale ti ho parlato, piuttosto che anche grazie a questo aiuto che ricevi, ecco, ehm, possa essere, ecco, un'opportunità, una possibilità per te di concretizzare un qualcosa. Ho visto questo per te, stellina. Voglio cambiare qua questo incenso che si è spento. Altro, aspetta che prima lo accendo. Altro che posso dirti, sicuramente con questa anima o fiamma gemella esci dal circolo dell'attesa e entra nel circolo dell'amore, perché avevamo per te inizialmente questa temperanza. È possibile che tu, questa situazione che andrà a concretizzarsi, può essere, che la stavi già aspettando da tempo e che hai portato pazienza e la tua pazienza sarà premiata. Okay? Stellina, adelante. Adelante con questo carro. Voglio ancora, mi stavo dimenticando, darti un messaggio dagli arcani maggiori, andando a vedere che cosa ti dicono per te. Per la stellina. Abbiamo l'imperatrice, ma guarda, ho capito perché c'è uscita l'imperatrice. In funzione di questa certezza che ci sarà per te, da adesso ai prossimi mesi, è inevitabile che la stellina possa sentirsi come un'imperatrice, o un imperatore, se stanno guardando gli uomini, convertite voi il senso della stesa. La carta dell'imperatrice, ci parla di una bella energia di realizzazione, ci sentiremo bene, realizzati in un qualcosa, che sia l'aspetto sentimentale, qua come ci hanno fatto vedere con la fiamma o l'anima gemella, ma anche dal punto di vista economico, perché l'imperatrice ci parla anche dell'aspetto economico, quindi un aiuto che arriva può essere questo, nonché con questo giudizio, questa situazione che andiamo a risolvere, dopodiché regna questa imperatrice per te. Ok? Stellina, lasciamola regnare nei prossimi 3 mesi. Penso che tu mi abbia capita. Adelante, Stellina. Faccio un po' di ordine e passiamo all'angioletto. Angioletto, suerte per te. Andiamo a farci questa lettura tarocchi esclusiva per vedere che cosa arriva. Inizio col darti alcune lettere che ti ricordano qualcosa in questo momento. Per l'angioletto. Ti ricordano qualcosa o possono, ecco, ricordarti un qualcosa prossimamente. Lettera F, lettera D, lettera R, lettera L,
e la lettera A. Queste sono. Dovrebbero ricordarti un qualcosa. E adesso 4 numeri che avranno un senso per te. Da adesso alle prossime 3 settimane, 3-4 settimane, può essere una data, un orario, possono essere anche numeri fortunati, Numero 5, 37, 72 e numero 15. Spero che si vedano. 5, 37, 72, 15. Come ti dicevo, magari è una data. Il 72 può essere la tua data di nascita, il tuo anno di nascita, scusa. Come anche 4 numerini fortunati. Vediamo chi sei tu, angioletto. Angioletto, sei di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Ma potresti anche essere di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, o avere un ascendente in uno di questi segni. Angioletto, chi sei tu? Una sognatrice, un sognatore. E sei una persona molto dolce, questa regina di coppe, dolcezza, empatia, e anche intuizione, perché per me la regina di coppe è una persona anche intuitiva. Sei un qualcuno che in questo momento potrebbe stare particolarmente bene, ti vedo abbastanza soddisfatta o soddisfatto di alcuni obiettivi che hai raggiunto. Nonché questa carta comunque ci parla di abbondanza, c'è un qualcosa che tu hai raggiunto in questo momento, del quale ti senti particolarmente soddisfatto o soddisfatta, angioletto? Sei una persona giovanile, ti vedo giovanile, può essere che ti piaccia vestirti, insomma, in maniera giovanile, ecco, nonché frequentare persone più giovani di te, o avere in questo momento più di un'amicizia che frequenti, che è più giovane di te, quindi stiamo bene in mezzo alle persone giovani, angioletto, o ci sentiamo più giovani della nostra età, ecco. Un'altra cosa che voglio dirti di te, che ti vedo, oltre il discorso di questa dolcezza che tu puoi avere, anche molto passionale e determinata, e sei un qualcuno che quando fa un qualcosa lo fa perché ci crede veramente e non solo così tanto per fare, quindi qualsiasi siano le tue passioni, ti vedo conseguirle, conseguire sempre degli obiettivi, e nonché hai appunto questa è una bella capacità, sai canalizzare le energie nella maniera giusta per andare a conseguire quello che sono i tuoi obiettivi. Una persona creativa, il nostro angioletto, è possibile che ti piaccia disegnare, dipingere, anche scrivere, però più disegnare, ti vedo una creativa nel disegno, ti piacciono i colori, vestire, colorato, nel senso magari
non propriamente di bianco, di nero, ma abbinare anche più colori nell'abbigliamento. Sei un qualcuno che sognatrice te l'ho già detto e mi è di nuovo uscita qui, eh. Sei un qualcuno che con questa carta delle stelle in questo momento sta o ha già, ecco, ricevuto una soddisfazione circa un qualcosa, o va a riceverlo a breve. È possibile che in questi, diciamo, sogni che tu fai, possa esserci una persona di un segno di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario qua. Abbiamo un re di bastoni, È possibile che il nostro angioletto sia innamorata o innamorato di un segno di fuoco, o che stia, diciamo, ipotizzando un qualcosa con una persona di questo segno. Questo è un generale che vale per tante persone. Io cerco di darvi queste le usiamo dopo per dirti quello che arriva. Cerco di darvi, ecco, più dettagli. Di recente potresti aver avuto un incontro bello con un qualcuno, o con questa carta del sole deve essersi manifestato un qualcosa nella tua vita, un qualcosa di bello, perché è inevitabile che con la carta del sole possa essere appunto qualcosa di bello. Oltre alle caratteristiche che ti dicevo prima, ti vedo una persona anche molto saggia, Angioletto, c'è saggezza, c'è maturità. Potresti avere o possedere anche un cane, un gatto, essere un amante degli animali, persona dolce, empatica, il nostro angioletto, e anche molto saggia. Penso che tu sia un qualcuno proprio predisposto per fare un qualcosa per gli altri. Per fare un qualcosa intendo che è possibile che tu abbia o che stia tuttora facendo, ecco, un lavoro che coinvolge comunque molte persone, nonché anche a livello di aiuto, nel senso può essere il volontariato anche con queste carte qui, oppure anche, ecco, insomma, ti dai da fare per il prossimo. Io vedo questo, Angioletto, e anche con ottimi risultati. Vediamo cosa arriva adesso. Nuovamente la carta del sole, c'era già uscita prima, ma adesso ti spiego quello che vedo qua. Da qua ai prossimi 2 o 3 mesi, innanzitutto ci vedo un incontro con una persona, perché con questa carta del sole mi indica incontro, manifestazione di una persona di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Potrebbe avere un ascendente anche in uno di questi segni. Qui mi parlano di un incontro con una persona, come ti ho
descritto, che potrebbe anche essere un pochino più giovane di te, o avere un aspetto molto giovanile, perché lui mi indica questo. Con questa persona, credo che in passato, tu possa aver attraversato, dei momenti, di un po' pesanti, ecco, per farmi capire. Momenti di, pesantezza, c'è stato probabilmente si sono, create delle situazioni, probabilmente per te pesanti, che, vanno a risolversi, con questa carta del sole. È chiaro che, è possibile che, questa persona, sia un qualcuno, che può averti causato in un certo senso un po' di sofferenza al cuore circa dei suoi atteggiamenti. Di fatto, con questo 10 di coppe e questo mago, ci lasciamo alle spalle ciò che è stato, per andare verso una situazione, di stabilità con questo 10 di coppe, se con questa persona magari, siete stati, per un periodo, senza, vedervi o senza sentirvi, ricordati che è nella separazione che si sente e si capisce la forza con cui si ama, angioletto. E ci vedo incontro. Altra cosa per te, che non fa propriamente riferimento ai sentimenti, qui vedo che inizierai una collaborazione, con un qualcuno, o inizierai un nuovo lavoro, o può essere, un cambiamento di mansione nel tuo lavoro. Una collaborazione con un qualcuno che potrebbe essere, di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, o se non stai lavorando, opportunità lavorativa per te, e può essere anche un miglioramento della tua, attuale situazione, lavorativa. Magari ti stai occupando di un qualcosa in particolare e va ad incrementare, il lavoro. Tu potresti anche avere un'attività in proprio, quindi da qua ai prossimi 3 mesi, circa, il lavoro va ad incrementare, o si creano, se non stai lavorando, delle opportunità lavorative. Sai perché ti dico questo? Perché qua ho, questa carta di, sensazione di perdita, di mancanza. Così non deve essere, angioletto. Con 2 assi, poi. Insomma, ho detto tutto. Sensazione di perdita e di mancanza, lasciamolo dov'è. E andremo a respirare questa energia dell'8 di denari, che ci porta incremento, sicuramente sul lavoro, nonché una possibilità di lavoro, ma anche una possibile collaborazione con un segno di terra, un Toro, Capricorno, Vergine, che potrebbe essere, una persona non della tua città,
e che tu già conoscevi in passato. Può essere anche un qualcuno che va ad aiutarti nel tuo lavoro, eh? Altre cose che vedo per te, ma guarda, con questo mago che ci parla di creare anche le opportunità, nonché della possibilità di farlo. Forse l'ho già detto prima, ma se l'opportunità non bussa, crea tu una porta, angioletto, perché hai l'opportunità per farlo. E questo era per te. Vado ancora a mettere giù una carta degli arcani maggiori per dirti ancora qualcosa. Abbiamo questa carta dell'eremita. L'eremita ci sta parlando di un momento dove un momento di introspezione, un momento dove a mio avviso sarà necessario per te approfittare magari, ecco, di un momento di solitudine per riflettere sicuramente, nonché l'eremita ci parla anche di un amore maturo. È possibile che ci sia per te, con questa carta dell'eremita, anche un ritorno dal passato, un qualcosa dal passato che ritorna, perché l'eremita ci indica anche quello. Vado ancora a mettere giù un'altra carta, perché voglio vedere dopo questa eremita cosa arriva. Abbiamo il Papa. Non escludo per te un qualcosa che va a ritornare dal tuo passato, E questa carta del Papa, ecco, ci indica comunicazione, l'andare a trovare una soluzione con un qualcuno che probabilmente, ecco, potrebbe essere stato assente dalla tua vita per un periodo e poi ritornare, nonché magari una ricerca tua di solitudine per pensare, per meditare, per insomma fare focus su ciò che è meglio fare o non fare qui in base a tutte queste opportunità che ci hanno fatto vedere per te. Ok? Angioletto? Ti dico adelante, con questo Papa. Voilà, con oggi abbiamo finito, vi ringrazio per avermi seguita e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!